Venezia nasce in un luogo dove nessuna grande potenza avrebbe mai pensato di fondare una città. Una laguna instabile, fatta di acqua salmastra, fango e isole minuscole. Eppure, proprio qui, tra il V e il VI secolo, gruppi di persone in fuga dalle invasioni barbariche cercano rifugio. Non cercano ricchezza, cercano sicurezza. Il mare diventa una barriera naturale, la laguna una fortezza invisibile. Nessun esercito può attraversarla facilmente. Le prime comunità vivono di pesca, di sale, di piccoli scambi con la terraferma. Case di legno su pali infissi nel fango, barche semplici, una vita dura ma autonoma. Senza saperlo, stanno ponendo le fondamenta di una delle più grandi potenze economiche della storia. Speriamo che il mare ci dia qualcosa oggi. Guarda verso la terraferma, vedi qualcosa? Molto presto, Venezia capisce qualcosa che altri ignorano. Il mare non è un limite, è una strada. Mentre l'Europa medievale guarda ancora alle campagne e ai castelli, Venezia guarda all'acqua. Le sue barche iniziano a spingersi lungo l'Adriatico, prima vicino alla costa, poi sempre più lontano. Sale, pesce, legname vengono scambiati con grano, metalli, tessuti. Non c'è ancora una moneta forte, spesso si baratta. Ma cresce una cosa più importante del denaro: l'esperienza marittima. Venezia diventa una comunità di navigatori, mercanti, intermediari. Non conquista territori, crea collegamenti. 50 ducati per quel tessuto. È troppo, ne offro 30. Tra il IX e l'XI secolo, Venezia stringe il rapporto decisivo della sua storia, quello con l'impero bizantino. Costantinopoli è la capitale più ricca del mondo conosciuto. Venezia diventa il suo ponte verso l'Occidente. I mercanti veneziani ottengono privilegi, quartieri commerciali, esenzioni fiscali. In cambio, trasportano merci, uomini, denaro, spezie, seta, oro, idee. Tutto passa da Venezia. Non è un impero militare, è un impero logistico. Venezia non produce quasi nulla, ma controlla il flusso di tutto. 100 ducati per la seta, è un buon prezzo. Affare fatto, che la nostra amicizia fiorisca con il commercio. Per proteggere il commercio, Venezia fa una scelta chiara. Chi controlla il mare, controlla la ricchezza. La flotta veneziana pattuglia l'Adriatico. I pirati vengono respinti. Le città costiere accettano la protezione veneziana. Il mare diventa parte integrante dello Stato. Ogni anno il Doge celebra simbolicamente lo sposalizio del mare. Un gesto rituale che dice una cosa semplice: il mare appartiene a Venezia. Ti sposiamo, mare, nostro simbolo di vero e perpetuo dominio. Le crociate segnano la svolta. Mentre l'Europa combatte per motivi religiosi, Venezia pensa in termini economici. Costruisce flotte, trasporta eserciti, finanzia spedizioni e chiede qualcosa in cambio: porti, basi, privilegi commerciali. Nel 1204, durante la Quarta Crociata, Venezia partecipa alla presa di Costantinopoli. Non è solo un evento militare, è un terremoto economico. Ricchezze immense affluiscono verso la laguna. Venezia eredita pezzi dell'impero d'Oriente. Da quel momento non è più solo una città-stato, è una potenza mediterranea. Nel XIII e XIV secolo, Venezia costruisce un impero diverso da tutti gli altri, non fatto di confini continui, ma di nodi. Creta, le isole dell'Egeo, porti strategici. Ogni colonia
è un ingranaggio della macchina commerciale. Le navi veneziane viaggiano in convogli organizzati, rotte precise, tempi calcolati, rischi ridotti. Venezia non improvvisa. Pianifica. 5 ducati per il tessuto di seta. Troppo caro. È il prezzo migliore, signore. 30 barili di vino, presto. Il cuore di questa potenza è l'arsenale di Venezia. Qui nascono le navi. Decine, centinaia, costruite in modo standardizzato. Ogni operaio svolge una funzione specifica. Scafi, corde, vele, armamenti. È una catena di montaggio prima della rivoluzione industriale. Venezia può costruire una flotta in tempi che nessun altro stato può eguagliare. Questo significa una cosa sola: velocità. E la velocità, nel commercio, è potere. Dobbiamo finire la chiglia entro stasera. Sbrigatevi. Sì, signore. Stiamo facendo del nostro meglio qui. Venezia capisce presto che il commercio ha bisogno di fiducia. Nasce il Ducato d'Oro, una delle monete più stabili del Medioevo. Mercanti da tutta Europa lo accettano. I pagamenti diventano più semplici, più sicuri. Nascono lettere di credito, contratti, debito pubblico. Lo Stato prende in prestito dai cittadini. I cittadini investono nello Stato. È un patto e funziona per secoli. 50 ducati d'oro, esattamente come pattuito. Perfetto, messere. Firmiamo il contratto e la lettera di credito. La ricchezza deve essere visibile. Venezia lo sa. Palazzi, chiese, piazze, opere d'arte. Il potere si trasforma in bellezza. Il palazzo ducale non è una fortezza, è una dichiarazione. Venezia non governa con la paura, governa con l'ammirazione. Seta pregiata, signori, la migliore di Venezia. Gondola, chi vuole fare un giro? Guarda che meraviglia la basilica. Nel XVI secolo qualcosa si rompe, le grandi rotte si spostano. L'Atlantico sostituisce il Mediterraneo. Portoghesi, spagnoli, olandesi, inglesi dominano i mari. Venezia resta ferma, troppo legata al suo modello. Il commercio rallenta, i magazzini si svuotano, le navi diminuiscono. Venezia non crolla, si spegne lentamente. La nobiltà vive di rendita. Il rischio diminuisce, ma anche l'innovazione. Quando Napoleone arriva nel 1797, la Repubblica non combatte, si arrende. Dopo più di 1000 anni, Venezia smette di essere uno stato. Venezia oggi non è più una potenza economica, ma è qualcosa di forse ancora più raro. È una memoria vivente, una città che racconta cosa succede quando il commercio, l'organizzazione e la visione superano la forza militare. Venezia non è stata costruita per dominare il mondo, ma per collegarlo. Ed è per questo che ancora oggi continua a farlo.